Hola, buongiorno a tutti. Allora, mettiamoci gli occhiali che mi servono, se no non ci vedo niente. Ormai i miei 60 anni ce li ho tutti, portati naturalmente benissimo, però ce li ho e basta. Allora, dunque, perché questo video? Ho voluto fare questo video in introduzione un po' a tutti gli altri per, diciamo, illustrarvi una serie di critiche, di osservazioni che ho avuto, sempre stesso questo, le più comuni, in maniera tale da evitare di ritrovarmele ancora e, diciamo, soprattutto in maniera tale da fornirvi subito una chiave di lettura per cercare di risolvere il problema o almeno di sapere cosa fare. Allora, prima critica, partiamo. Dopo l'ultimo aggiornamento non mi funziona più. Questo me l'hanno detto in tanti, per esempio Andy Ortiz. Beh, vi dico solo una cosa, ho 1000 tester, più o meno, 1000 beta tester in tutto il mondo, volontari, assolutamente volontari. Sappiate che io implemento app per pura passione, di lavoro faccio tutt'altro, ok? Anche per questo che sono gratuite e senza pubblicità. Questa stessa passione è condivisa dalla community free che ho creato in qualche maniera attorno a me e 1000 sviluppatori dedicano del loro 1000, scusatemi, 1000 utenti dedicano una parte del loro tempo, piccola, grande, a piacere, per aiutarmi, diciamo, a uscire fuori con release sempre migliori. Questo è molto bello e mi piacerebbe che un po' tutti condividiate questo messaggio. Vabbè, comunque, questo per dirvi, quando esce una release è stata ben testata, non è possibile che non funzioni per niente, ok? Cosa può normalmente accadere? Android vi tiene tutte e due le immagini, vecchia e nuova, queste confliggono e non funziona più niente. Spegnete e riaccendete il telefono. Se non va ancora, disinstallate completamente la mia app e reinstallatela da zero. Vedrete che ora va. Ok? Avete perso tutti i settaggi, non c'è problema. Prima di disinstallarla, salvateli, c'è l'opzione apposta e poi ripristinateli. Se a questo punto ci fossero dei problemi, evidentemente nell'ultimo aggiornamento può essere che un parametro che avete utilizzato abbia fatto un errore, quello è sempre possibile, quel parametro lì dia dei problemi. Ok, va bene, andiamo avanti. Seconda, la voce non mi piace, parla troppo veloce. Allora, sappiate solo una cosa, io non è che ho inventato la voce, non l'ho registrata, utilizzo il motore di sintesi vocale che è installato sul vostro telefono. Può essere Google Sintesi Vocale, può essere l'orribile Pico TTS, può essere Samsung Voice, ok? Oppure 1000 altri, ok? Bene. Questo è il motore di sintesi vocale di cui vi state lamentando. Potete scaricarne un altro, se non sapete come farlo fatevi aiutare. Per quanto riguarda invece la velocità, questa è impostabile. Guardate nella sezione di help, ok? Nella sezione di help potete dare un'occhiata per esempio a qualità, speech quality, qualità della voce e a questo punto vedrete che qui viene tutto ben spiegato e particolarmente anche, vi dà anche la possibilità di riferirvi al video 3G nel quale viene spiegata per bene l'opzione, che è un'opzione advanced naturalmente, per cambiare diciamo la velocità della voce via così. Allora, 3. Sento vocalizzare le notifiche sia da cuffiette Bluetooth che da altoparlante. Bene, basta sconnettere e riconnettere il dispositivo. Semplicemente Android non ha passato alla mia app l'evento di connessione e disconnessione, a questo punto l'audio sta andando da tutte e due le parti. Questo tutto lì, ben spiegato in una sezione audio in una sezione di app che ho fatto apposta che si intitola doppio audio anche nei video YouTube 3B3 BT.0. 4. Sento vocalizzare le notifiche a volume molto basso. Ok, beh, quello che sta succedendo semplicemente se spegnete il Bluetooth ve ne accorgete, ritorna subito sul parlante perché c'è un dispositivo Bluetooth che vi sta sicuramente sottraendo l'audio, per esempio il vostro smartwatch. Ok? Perfetto, è tutto molto ben spiegato nella sezione volume molto basso e nei video YouTube 3B3 e BT.2. 5. Assurdo. Devo dare troppi permessi. Questa critica, per esempio, me la fanno Frank e Delenita. Cosa posso dire di fronte a questo? Signori, cioè, la mia app è una delle più complete che ci siano al mondo. 100 macro opzioni, più di 5000 impostazioni singole
capirete che fare un sacco di cose. Per fare un sacco di cose normalmente ci vogliono tanti permessi, e poi non sono nemmeno poi troppi. Comunque, chi se ne intende va a vedere solo una cosa: esiste il permesso internet? Non c'è il permesso internet, quindi io non posso spiattellare i vostri segreti a chi che sia, ok? Perfetto? Capito? Intesi? Ecco. Quindi ci sono delle app che sembrano inoffensive e hanno un permesso internet. Quelle sì che sono pericolose. Non dico altro, buon intenditor, poche parole. Comunque potete fare riferimento alla sezione di help autorizzazione al mio video di YouTube. 6. Non funziona con Android, questo, no, con Android 9, questo me lo dice Alessandro Golfetti, Brasile. Sappiate che il 30% dei miei utenti ha Android 9 ed è soddisfattissimo. Bene. Quindi questa è un'evidenza, cercate di farlo andare perché va, ok? Invece se mi dite, non mi dice che mi sta chiamando, questo è vero, ma questo è un limite di Android 9. Google ha rimosso tutti i permessi per ragioni presunti di privacy, in realtà ho ben altre teorie, ehm, proprio per evitare che qualcuno possa leggere chi ci sta chiamando. Ok? Benissimo, ho trovato un workaround. Comunque, vi lascio a voi scoprire se si può utilizzare, perché non tutti i telefoni permettono di utilizzare questo workaround, specialmente Samsung ha dei problemi. A questo punto vi invito a leggere la sezione di help, avviso di chiamate, video YouTube 3D e A1. 7. Smette di funzionare dopo un po'. Questo per esempio lo dice Carlos Albendea. Questo evidenzia che non conosciamo molto bene Android da un punto di vista, diciamo, della presenza di certe procedure che possono ammazzare le app di servizio. Queste procedure sono le procedure di risparmio della batteria. Ok? Procedure di risparmio della batteria col tempo, dopo Android 6, sono diventate sempre più invasive, specialmente sugli smartphone cinesi, che risparmiano poco ma in compenso ne ammazzano molto. Tali procedure possiamo dire che ammazzano letteralmente le procedure di servizi, le app di servizio, come ad esempio la mia che deve funzionare 24 ore su 24, quindi è un'app che lavora in background, dire. E le app in background sono quelle preferite per essere uccise perché Android considera normale che un'app che lavora in background forse sta solo consumando la batteria inutilmente. Peccato che la mia debba lavorare perché vi interessa ricevere notifiche anche quando il vostro telefono è in stand-by. Bene. Stand-by Those, questa è la sezione che dovete guardare, nella quale riceverete alcuni consigli, e poi il video 1A, dove ho fornito i consigli che posso dare. Purtroppo ogni smartphone è diverso e quindi le procedure ve le dovrete un po' trovare anche da sole. Comunque i suggerimenti che vi do molte volte si possono utilizzare un po' su tutti gli smartphone. Daniel 27510 mi dice: non trovo come vocalizzare gli sms. Bastava leggere la prima riga della sezione di help con il titolo incredibilmente notifiche da sms e l'avrebbe saputo. Ok, non dico altro. Fate riferimento alla sezione di help notifiche da sms e ai video 4 e 10b. Non riesco a vocalizzare i messaggi da WhatsApp oppure le note vocali di WhatsApp. Questo per esempio me lo dice Antonio Jimenez. Sapete che l'80% dei miei utenti ha scaricato la mia app per sentire i messaggi WhatsApp, che sono una delle app, diciamo, più comuni che esistano al mondo. Quindi funziona più che bene. E per giunto ho anche trovato, cosa molto rara, il sistema per leggere le note vocali di WhatsApp. Fate riferimento alla sezione di help, notifica da WhatsApp e ai video 4, 10A e 10D. Benissimo, andiamo avanti. Salomon Fuentes mi dice: non riesco a vocalizzare i messaggi da Twitter. Allora, il problema innanzitutto non sussiste perché messaggi da Twitter, alcune notifiche da Twitter in realtà ve le vocalizzo benissimo. Il problema è che è Twitter che non vi dice le notifiche. O meglio dire, si limita molte volte a dire 5 notifiche da. Il mio lettore si chiama lettore di notifiche, non lettore di Twitter. Vuol dire che se l'app dalla quale leggo le notifiche non mi dice tutte le sue notifiche, io dico solo quello che lei mi dice. Stop. Qui 2 italiani mi hanno detto, erano Parmesan e NGR, mi hanno detto: mi parla solo in inglese. È un po' imbarazzante. Sono italiano, ho scritto un'app in italiano, in grado anche ovviamente di parlare in tutte le lingue,
Ma però diciamo questo, la mia app è fondamentalmente italiana e poi parla nella lingua in cui avete impostato il vostro smartphone. Mi è incredibile pensare che qualcuno riesca a impostare, o magari glielo danno di fabbrica, un telefono in una lingua che non sia quella italiana, ma questo è quello che vi è successo. Ok? Probabilmente scusate, avete lo smartphone, la parte di sintesi vocale è impostata in qualche altra lingua. Io lì non ci posso fare niente se non ve lo mettete a posto da soli. Ho provato a scriverlo a tutti questi signori belli sordi, niente da fare. Andiamo avanti. Parla sempre come la zittisco. Questo me lo dice l'Alto Das. Leggiti le istruzioni. Vabbè, nel senso, scusatemi, ci sono n modi per zittire la mia app, tant'è vero che conoscendo i problemi di privacy me ne sono inventati dozzine, ecco. Vabbè, per fermarla, se proprio non riuscite programmate la modalità scuoti per silenziare, colpite un bello scrollone, sta zitta. Andate nella pagina notifiche, cliccateci sopra e sta zitta. Dopodiché poi potete impostarle in 1000 modi che assicurano la vostra riservatezza, per esempio di parlare solo quando siete in cuffie, quando ha una connessione Bluetooth in corso, quindi nelle vostre cuffiette, oppure quando è in ricarica sulla vostra automobile, oppure quando il vostro schermo è spento, e così via, e così via. Ecco, basta leggere l'apposita sezione, le appositi, basta guardare, leggere apposite sezioni di help e guardare tutti i video e troverete dozzine di non capisce ciò che dico, questo me lo dice per esempio Joan Montoglio Vargas. Ricordatevi che se non capite che se la mia app non capisce ciò che dite, la colpa è del vostro smartphone, o meglio dire, io utilizzo le procedure Google dell'assistente vocale, che è quello che riconosce le vostre parole. Ok Google, per intenderci, ecco, dovete tararlo per bene, dovete dirgli il numero giusto di volte ok Google, dovete controllare se il microfono sta funzionando bene. Quando l'assistente vocale funziona bene, funzionerà bene anche la mia. È difficile da usare, da comprendere, questo me l'hanno detto in tanti, me l'ha detto Giancarlo, me l'ha detto Francisco Almanzare, e così via, tante persone. Allora, per questo vi leggo solo quello che ho scritto nel Play Store in piena e totale trasparenza. La mia, pur disponendo anche di un'interfaccia semplificata, è stata principalmente pensata per persone con una buona esperienza Android e soprattutto desiderose di imparare come usarne con profitto l'enorme ricchezza di opzioni. Questo traguardo si può raggiungere consultando un ricco set di istruzioni, tra cui 10.000 righe di testo che ho tradotto in 7 lingue, apprezzate almeno lo sforzo, oppure 30 video, 30 in italiano e 30 in inglese. Scusatemi se non so altre lingue, più di così sinceramente non potevo fare. Ok? Dico, se non siete questo tipo di persone, cioè paziente, desiderosi di leggere un po' di istruzioni e così via, evitate di scaricare questa app per il vostro, ma soprattutto anche per il mio equilibrio mentale. Ok? Sono consapevole di essere stato un pochino provocatorio, però voglio solo dire in verità, la mia app è utilizzabilissima dalle persone che hanno voglia di imparare con un minimo di buona volontà. Tant'è vero dimostrato dal fatto che è utilizzato da tantissimi ipovedenti ed ipoacusici che hanno un po' più di difficoltà di noi di vedere le istruzioni, interagire, sentire, parlare, eccetera, eccetera. Ok? Allora, poi ci sono una categoria di persone particolari, tutti quelli che mi chiedono aiuto e poi non mi scrivono. Mi lasciano un pessimo voto chiedendo aiuto, di aiutarli a fare una cosa. Io gli dico per favore, ho solo 300 lettere, non ti posso mandare screenshot, non ti posso mandare video di aiuto, non ti posso indirizzare, mi devi spiegare innanzitutto perché non me lo dicono neanche, dicono non mi funziona, mi aiuti? Scrivimi cosa non ti funziona, perché da dire a non mi funziona a dire cosa non ti funziona, insomma, almeno mi daresti una mano, io potrei aiutarti. Mi mandi uno screenshot della prima schermata in opzioni, riesco a aiutarti a capire cosa sta succedendo, ma scrivimi, ok? Tutto lì. Ecco. Oltretutto, è un'app gratuita, non ha pubblicità. Ok, gli dai una cattiva votazione, fai del male a te stesso e non mi chiedi aiuto, fai del male a te stesso perché non ti risolvi il problema e dai un danno all'intera comunità free, perché alla fine la fai scomparire, l'aiuti a scomparire dandogli un cattivo voto. Ok, tutto lì. Ultima categoria, quella proprio
proprio il girone infernale, l'ultimo, quello più profondo, quelli che offendono, come lei a Soares, oppure quelli che scrivono buona, buona, meravigliosa quest'app e ti danno un 2 o un 1. Cioè, vabbè, ok, buontemponi? Non lo so, ecco, vabbè, comunque. Beh, per i primi inqualificabili, è vietato offendere anche nelle normative del Play Store. E poi cosa ci guadagnate? Scusate. E gli altri, boh, vabbè, trovate un'altra maniera di scherzare, magari più divertente. Va bene, ragazzi, vi ho detto tutto, spero che vi sia utile.